Ciao, sono il dimostratore ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti The Chicken Job. Scopo del gioco? Vincere! In The Kitchen Job ogni giocatore è un pollo rapinatore che dovrà cercare di raccogliere il bottino più alto di Pecox, la moneta del gioco, per vincere la partita. Il gioco è composto da un mazzo refurtiva che contiene carte tesori, per fare ovviamente punti, composte da tesori di 4 categorie e 3 valori da 1, 2 e 3. La pantera rosa che vale 10 Pecox e delle carte speciali come la cassaforte, la slot 7 e il jolly, utili per fare più Pecox a fine partita. Poi abbiamo le carte attrezzi per interagire tra i giocatori, utili per rubare carte refurtiva dagli scarti o da un altro giocatore, le quali hanno un fulmine che indica che vanno risolte immediatamente appena si pescano e dopo verranno scartate, oppure possono essere utilizzate per bloccare l'azione degli agenti, ma solo se abbiamo questa carta già in nostro possesso all'inizio del turno. Infine abbiamo le carte della polizia con effetti da risolvere immediatamente appena raccolte, le quali fanno scartare tesori, neutralizzabili dalla carta attrezzi col Danaz, scartare attrezzi, ma anche entrambi. Poi abbiamo le carte personaggio che attribuiscono bonus a fine partita in maniera differente una dall'altra e infine le carte duello, sedere e colpo che verranno utilizzate quando un giocatore vorrà rubare delle carte ad un altro componente della banda. Il setup è semplice, viene data ad ogni giocatore una carta personaggio da tenere coperta, si seleziona il primo giocatore chiamato il boss e poi si procederà in senso orario. Ogni colpo è diviso in 2 fasi. Il boss pesca quindi 8 carte dalla refurtiva, le guarda e le smista in tanti mazzetti, non necessariamente uguali, in base a quanti sono i componenti della banda. Attenzione, tutte le carte saranno scoperte tranne 2 a scelta del boss, quindi se i giocatori fossero 3 si potrebbero avere un mazzetto con una carta, un altro con 3 ed il terzo con 4 carte. A questo punto comincia la seconda fase del colpo, la scelta da parte della banda del mazzetto più invitante. Quindi, a partire dal giocatore alla sinistra del boss, ogni giocatore sceglierà un mazzetto. Appena viene preso il mazzetto, vengono subito risolte eventuali carte attrezzi o polizia presenti. Se si utilizza la carta attrezzi pistola, si potrà rubare una carta dal bottino di un giocatore, ma non sarà automatico. Infatti, dovrà pescare tra le carte duello, che mischierà il giocatore colpito, la carta colpo. Altrimenti col sedere fallirà il furto. Le carte rimanenti vengono aggiunte al proprio bottino davanti a sé. Si prosegue completando il giro lasciando l'ultimo mazzetto al boss. A questo punto si procede col secondo colpo. Il boss diventa il giocatore successivo in senso orario e si ripetono le 2 fasi finché non si esaurirà il mazzo della refurtiva e quindi si passerà al conteggio dei punti. I punti verranno calcolati in 5 modi. Prima verranno sommati tutti i valori dei tesori. Poi si otterranno dei bonus in base ai tris di carte con valore uguale ma categoria diversa ed anche di tris di scale della stessa categoria, quindi con valori da 1 a 3. In questi casi si può utilizzare il jolly per completare uno dei tris. Ogni carta comunque può essere abbinata ad un solo tris e ciascuno darà 5 Pecox. Chi riuscirà ad avere la coppia cassaforte e chiave otterrà 15 Pecox. Chi avrà 3 carte slot 7 aggiungerà 20 Pecox, queste però non valgono come tris. Ed infine ogni giocatore aggiungerà il bonus del proprio personaggio. Vincerà chi avrà il bottino più ricco di Pecox e in caso di parità chi avrà meno carte tesoro. Quindi, se ti piace giocare di carte, far parte di una banda, ma con un po' di colpi bassi per avere più soldi e quindi vincere la partita, questo è il gioco per te. Iscriviti al mio canale e buon divertimento!